Salve gente, oggi intendo iniziare il development blog del gioco che sto sviluppando in HTML5. Si tratta di una specie di simulatore di ecosistema naturale in cui varie specie sia di animali che di piante interagiscono in un ambiente naturale, ovviamente ricreato al computer. E sia, come ho detto, sia un gioco e sia un simulatore, nel senso che gli elementi ludici risiedono nel fatto che il giocatore ha un controllo totale sull'ambiente, anche se questo può avvenire anche in una simulazione. Solo che in futuro, magari dopo che avrò completato il simulatore vero e proprio, includerò una modalità di survival all'interno del- 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 dell'ambiente naturale in cui il giocatore non solo avrà a che fare con l'ecosistema, ma dovrà sopravvivere egli stesso all'interno dell'ecosistema. Però tornando all'aspetto simulativo, il gioco ha un motore 2D, due dimensioni, quindi abbastanza spartano, molto simile a quello di Prison Architect, se lo conoscete. Però le meccaniche di gioco sono molto complesse, nel senso che ogni elemento su schermo ha una propria vita, ha una propria storia. Non ci sono elementi che spawnano così a caso perché devono farlo e poi vengono uccisi e scompaiono. Ogni elemento ha una propria storia, una propria energia, ha una propria fame, ha un proprio sonno, ha una propria sete, ha una propria necessità di accoppiarsi addirittura per quanto riguarda gli animali, eccetera, eccetera. Quindi ha una propria età anche. E quindi qualsiasi cosa vedete nel gioco è viva, nel senso che appunto ha un proprio ciclo vitale e si comporta in un certo modo seguendo queste meccaniche complesse. Questa è una piccola non è il vero e proprio menu iniziale del gioco finale, anche perché la versione è molto precoce, è una specie di introduzione che volevo fare, ovviamente in inglese, per tutte quelle persone che magari, rendendosi conto che si tratta di un prodotto ancora assolutamente in fase neanche alfa, neanche no beta, no alfa, ma in fase di prototipo, quindi qualcosa di molto acerbo, ho voluto dare queste indicazioni molto semplici. Comunque, questa è la grafica del gioco per ora, perché sta migliorando di versione in versione. Questa è la versione 0.1.2, il che significa, secondo il mio sistema di versioning, che il gioco è ancora in fase di, come ho detto, di prototipo, quindi non è neanche in fase di alfa. Fase di prototipo significa che non solo devo aggiungere buoni chunks delle feature che devo aggiungere per completarlo, ma significa che devo ancora decidere effettivamente quali saranno le feature da aggiungere e addirittura il nome, lo scoop finale del gioco stesso, quindi è una fase molto molto iniziale. Come vedete il menu è molto semplice, molto spartano. Per adesso si ha la possibilità di andare avanti e indietro nel tempo, come vedete, 1x, 10x, 20x, quindi una cosa così giusto per testare, e la capacità di zoomare all'esterno, vedendo tutta la mappa. E questa è tutta la mappa. Il monitor a 1280x1024 è grande così, come vedete sul mouse. Ci sono già dei piccoli bug per quanto riguarda l'interfaccia. Per esempio, sono riuscito a risolvere un bug che lasciava l'interfaccia lì dove era il monitor, ovvero qui. Ho introdotto una script in HTML5 che cancella tutta l'interfaccia qui e la ricrea qui. Il problema è che non ho capito come farla ingrandirla, perché il testo resta così piccolo, e questo lo risolverò in futuro perché sono abbastanza inesperto per quanto riguarda l'HTML5. Questo è il mio primo prodotto in HTML5. Infatti, come vedete, i timer qui, tornando qua, i timer che vedete qui, che segnano i giorni trascorsi, la quantità di erba e la quantità di alberi nella mappa, restano qui anche quando zoomiamo all'indietro, restano qui, non è che si muovono da lì, sono molto piccoli, quindi non sono leggibili. Comunque queste sono piccole cose che risolverò, anche perché l'interfaccia attualmente è soltanto come quasi tutto nel simulatore,
è soltanto una preview, un qualcosa di così, un placeholder. Comunque, tornando al gioco vero e proprio, ci sono cose, elementi di base, ovvero la vegetazione. La vegetazione ha un proprio ciclo vitale come ogni altra cosa e che cosa fa? Acquisisce energia dal terreno e dal cielo quando è giorno e la usa per produrre, per crescere, prima cosa, e per produrre frutti o semi che poi, cadendo sul terreno, come avete visto qui forse, andranno a produrre altre piantine che poi cresceranno. Stessa cosa per gli alberi, anche se gli alberi hanno un ciclo vitale molto più lungo dell'erba, della vegetazione qui che vedete. Ovviamente ci sono un sacco di variabili che gestiscono la crescita e la morte e la vita e la riproduzione degli alberi come di qualsiasi altra cosa. Per esempio, un albero, questo è un albero che vedete, tutte le sprite sono provvisorie, non ho un artista che me le fa, quindi io non sono assolutamente in grado di usare Photoshop, quindi ho trovato queste cose gratis, penose su internet. Comunque, questa sprite più rossa, più arancionastra, che vedete rappresenta un albero più vecchio, più anziano, che non produce più frutti e che purtroppo è destinato alla morte. Se posiziono quest'albero sotto quello là più giovane e più forte, e più robusto, più sano, qui, quest'albero morirà prima, perché riceverà meno luce di quanta ne riceverebbe qui. Stessa cosa a tutti gli altri. Per esempio, non so se avete visto un alberello piccolo appena nato che è morto perché non aveva abbastanza luce, perché si trovava sotto questi due. E così vale anche per l'erba, sia sotto l'erba più alta, sia sotto soprattutto gli alberi. E infatti l'erba tende sempre a non proliferare sotto gli alberi. Per l'erba valgono più o meno le stesse meccaniche, solo che il ritmo di vitale è molto più veloce, perché l'erba ovviamente ha un ciclo vitale molto più veloce, e i semi non sono frutti, quindi in futuro, quando introdurrò altri animali, perché per ora ci sono solo le mucche, come presto dirò, non saranno mangiati come dei frutti, probabilmente saranno mangiati da animali che si nutrono di semi. E l'erba è soggetta a vermin, cioè a delle infestazioni, quindi quando raggiunge un certo threshold, un certo numero di esemplari, è probabile, è più o meno probabile che accada appunto un vermin, cioè che un sacco di crops vengano distrutte. Per gli alberi invece funziona in modo diverso. Gli alberi si basano più sul terreno che hanno intorno. Per esempio, lì dove ci sono molti alberi, il terreno inizia a impoverirsi e gli alberi che tendono a invecchiare e restano appunto gli alberi vecchi che piano piano muoiono, mentre la foresta si sposta letteralmente in un terreno dove c'è più energia. Più o meno ho cercato di rappresentare quelle che sono le meccaniche che avvengono in natura. In realtà, più o meno in modo approssimativo, è abbastanza profano, non essendo io un esperto. Poi, questa è la vegetazione che, come avete visto, ha un ciclo vitale straordinario. Poi che c'è? Ci sono gli animali. Questa è la versione prototipo, quindi ho incluso soltanto un animale che, così, per sfizio, ho messo una mucca, le mucche, anche se non voglio creare un ecosistema credibile dal punto di vista delle specie, ma solo del loro ruolo. Per esempio, posso mettere le mucche insieme ai leoni, non me ne frega niente che non è realistico, perché la mucca svolge un certo ruolo dal punto di vista della nicchia ecologica e il leone un altro, quindi vanno benissimo insieme. Allora, le mucche che fanno? Vanno in giro e il telefono, un secondo. Allora, dicevo, le mucche sono erbivore, quindi si nutrono prevalentemente di erba. E che cosa fanno? Vanno in giro alla ricerca di cibo, però questo andare in giro varia in base alla loro fame e al loro sonno. Per esempio, se sono molto affamate, andranno in giro in modo più spedito e cercheranno con più parsimonia, con più agitazione, l'erba. Mentre invece se sono sazie, non cercheranno più l'erba, ma saranno molto più lente e anche visibilmente più grasse. Questo è un indicatore visivo per dare l'idea. E quindi andranno in giro come questa qui,
pacioccone, soddisfatte, finché non dormono o non gli viene di nuovo fame. La notte tendono a dormire, anche se possono dormire anche di giorno se sono assonnate, ma la notte è più probabile che dormano. Ovviamente per archiviare questi risultati ho dovuto dare a ogni animale delle determinate caratteristiche, delle barre per così dire, dei timer, che sono appunto in questo caso fame, sonno e poi in futuro anche altri tipo sete, età, questa ancora la devo aggiungere ma è facile da programmare, e anche l'ast sessuale, nel senso che per decidere quando riprodursi introdurrò anche un altro timer, così non è che si riprodurranno a vista ogni secondo e si sovrappopola il mondo in pochi minuti. Poi, ovviamente, consumano l'erba che mangiano, per ovvi motivi, e quindi hanno un impatto sull'ambiente. Quindi più mucche ci sono, meno erba cresce, cioè più erba viene consumata, e meno mucche poi potranno mangiare. Quindi è tutta una questione di bilancio, di catena alimentare. E questo verrà controbilanciato dall'introduzione dei predatori, che ancora devo decidere quali devono essere. Comunque, se avete suggerimenti. Ovviamente le mucche sono solo di erba, ma introdurrò un animale, non più di un animale, per ogni ruolo della nicchia ecologica di un modello ecologico tipo banale, non uno specifico come la savana, eccetera. Uno fantasioso, ma comunque realistico. Per esempio, introdurrò le giraffe che si nutrono delle fronde degli alberi. Introdurrò forse gli scoiattoli che si nutriranno dei semi e dei frutti, eccetera, eccetera. I frutti forse no, comunque. Devo ancora studiarle queste cose. Se avete suggerimenti, comunque, appunto, sono ben accetti. Un'altra cosa importante, dopo aver parlato degli animali, è l'ambiente. Questa, che vedete, è una mappa fatta in 5 minuti con delle texture che ho trovato in giro, poi modificate pesantemente, per dare un'idea. La mappa è divisa in sole 2 fasce climatiche, ovvero quella calda e quella fredda. Adesso l'impatto è minimo, nel senso che in quella fredda crescono meno piante, cioè gli alberi e l'erba attecchiscono molto di meno. Ma in futuro non solo introdurrò qualche altra fascia climatica, forse un'altra solo, ma ci sarà un impatto maggiore, ci saranno animali che potranno vivere solo in determinate fasce climatiche, sia per la presenza del loro cibo, sia proprio per la tolleranza alla temperatura, eccetera. Poi un'altra cosa che qui manca è l'acqua. Introdurrò dei fiumi, dei laghi o addirittura il mare. Potrò anche creare vari scenari diversi e gli effetti atmosferici, che avranno ovviamente un impatto sull'ambiente, sulla crescita del vegetale, eccetera. E poi gli ostacoli, montagne, cioè rocce, piccole catene montuose per rappresentare un po' gli ostacoli morfologici che possono ostacolare la formazione di un ecosistema. Andiamo un po' avanti giusto per vedere come cambia il mondo. Come vedete ho messo il ciclo giorno-notte perché fa molto più dà una realisticità maggiore alla simulazione, però non è in scala, nel senso che un giorno-notte non rappresenta davvero un giorno, è una notte, ma rappresenta un anno più o meno. Quindi una mucca vive un bel po' di anni, cioè un bel po' di giorni, e poi muore. Cioè, non in questa versione qui, che è una versione che, come ho detto, non è ancora inclusa l'avanzamento dell'età degli animali. Solo le piante muoiono di età. Gli animali possono morire solo di fame per adesso. Poi, prima di includere l'età, dovrò elaborare l'altro sesso delle mucche, la versione cucciolo di ognuno dei sessi della mucca, e poi tutte le dinamiche dell'intelligenza artificiale che sono coinvolte nella riproduzione, e poi potrò farle morire di vecchiaia. Basta, per ora questo è. Nei prossimi blog, nei prossimi video, spiegherò tutti quelli che saranno i miglioramenti apportati
in ogni versione a partire dalla versione 0.12 prototype, che è quella che vedete adesso. Il download link è nella descrizione del video se volete provarla. E per adesso, come ho scritto nel menu nella descrizione, non c'è quasi nulla da fare, potete solo spostare gli oggetti, gli animali, quelle mucche che ci sono, potete scorrere i margini, fare zoomare e aumentare e diminuire la velocità, niente di speciale. In futuro potrete fare molte cose, avrete un menu con cui scegliere che cosa aggiungere sulla mappa, avrete vari scenari fatti molto bene, non come questo, a disposizione per provare, per sperimentare, e in un futuro ancora più remoto, ci sarà una modalità in giocatore in prima persona in cui il giocatore farà parte del mondo di gioco e dovrà egli stesso interagire col mondo di gioco, magari come cacciatore paleolitico oppure come un animale proprio. Bene, per ora è tutto, al prossimo video.